Ciao a tutti, mi chiamo Emanuela, sto facendo questo video in seguito ad alcuni interventi di capi di governo esteri piuttosto allarmanti e drammatici sulla diffusione del coronavirus e anche in seguito a un intervento di un politico italiano su una rete americana dove ha affermato, volendo dare un consiglio, di non compiere gli stessi errori compiuti dall'Italia. Quali? Quelli di organizzazione e competenza durante un momento di emergenza sanitaria? Io sono stata operata di tiroide il 6 marzo e sono rimasta ricoverata fino al 9 marzo, il giorno dell'inizio vero e proprio dell'emergenza e delle misure restrittive in Italia, tra cui quella di restare a casa. Ho visto inosperare l'evoluzione del virus in termini di crisi degli spazi. Sono stata spostata di reparto per creare un nuovo reparto per i pazienti del coronavirus e ho visto infermieri lavorare dalle 4:30 del mattino fino alle 9 di sera per riuscire a permettere ai loro colleghi di servire i reparti dei malati di coronavirus. Ero al Sant'Orsola di Bologna, che è una delle eccellenze ospedaliere europee. Ma non sono qui per seminare panico, anzi, no panic, sono qui per raccontarvi la mia esperienza dall'Italia. Il governo, con a capo Conte, ha comunque fatto un intervento solido, fermo e molto chiaro e ci ha chiesto prudenza e responsabilità. Eh sì, perché il virus in realtà attacca tutti. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ha dichiarato pandemia mondiale, non europea, non italiana, mondiale. Il virus quando si aggrava e diventa polmonite molto grave, provoca nelle persone l'incapacità di respirare autonomamente, quindi queste persone devono essere attaccate a dei respiratori. Qual è il problema? Che se la diffusione aumenta, i respiratori non bastano e quindi bisogna attivare la procedura medica per cui si sceglie di attaccare al respiratore la persona con più prospettive di vita, più giovane e senza malattie pregresse, in piena salute, a parte il virus. Le precauzioni hanno un senso. Bisogna lavarsi le mani col sapone e poi usare il sanificante. Noi usciamo con i guanti quando usciamo. Adesso c'è la polizia fuori che ci controlla e vuole sapere i motivi per i quali ci spostiamo. Ci possiamo spostare per fare la spesa, per assistere un malato, comunque in caso di necessità che va comprovata, o per ragioni di lavoro che non possono essere altrimenti. Come ha un senso stare almeno a 1,5 metri dalla persona con cui state parlando di distanza, starnutire nel gomito e soprattutto se pensate di avere i sintomi del coronavirus, non andate in pronto soccorso, non andate dal vostro medico, ma contattatelo telefonicamente perché rischiereste di attaccarlo e contaminare anche tutti gli altri pazienti che stanno andando da lui per motivi differenti. Noi italiani non vogliamo essere più responsabili del contagio di una persona che potrebbe non farcela. E spero anche voi.